Ti sei mai chiesto perché continui a ripetere sempre gli stessi errori in italiano? Se la risposta è sì, allora questo video è perfetto per te. Ciao a tutti, io sono Graziana e questo è Lernamo, il tuo canale di fiducia per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. In questo video ti svelerò i 5 errori grammaticali più comuni che praticamente tutti gli studenti stranieri commettono. Ecco cosa faremo nei prossimi minuti. Analizzeremo i 5 errori più comuni con esempi concreti. Capirai il perché dietro ogni sbaglio. Ti mostrerò la versione corretta con spiegazioni semplici. Riceverai strategie pratiche per non commettere più questi errori. E alla fine, come sempre, ci sarà un esercizio per ripassare. Prima di iniziare, lascia che mi presenti meglio. Insegno italiano online da oltre 10 anni e ho accompagnato più di 300 studenti con oltre 5.000 lezioni nel loro percorso di apprendimento. Credimi quando ti dico che questi 5 errori li ho sentiti davvero da tutti. Ecco il mio profilo di insegnante qualificata su italki, la piattaforma su cui insegno, sponsor di questo video. Qui su italki puoi trovare insegnanti madrelingua italiani qualificati come me, pronti ad aiutarti. Che tu voglia migliorare la conversazione, perfezionare la grammatica, prepararti per un esame o semplicemente sentirti più sicuro prima del tuo viaggio in Italia. Su italki puoi studiare quando vuoi, dove vuoi. Se ti va, puoi fare lezione anche con me. Infatti, ho parlato personalmente con il team di italki e sono riuscita ad ottenere uno sconto per tutti i Lernamici. Utilizzando il codice AMO1 avrai 5 euro di sconto sulla tua prima lezione a partire da 10 euro. Il link è in descrizione. Ma ora basta parlare. Iniziamo con il primo errore. Fa senso. Quante volte l'ho sentito dire ai miei studenti, non lo so, ho perso il conto. Quante volte anche voi probabilmente lo avrete detto? Ebbene, fa senso, è sbagliato in italiano. Perché è sbagliato? Perché probabilmente nasce dalla confusione con l'inglese. L'inglese it makes sense. E in effetti la traduzione letterale di it makes sense sarebbe fa senso. Il problema è che in italiano, in questo caso, quando vogliamo esprimere accordo con quello che una persona ha detto o con quello che abbiamo appena letto, non possiamo usare il verbo fare, perché in italiano si utilizza avere. It makes sense. Ha senso. Avere senso significa essere logico, ragionevole, comprensibile. Oh sì, la tua spiegazione ha senso. Andiamo, non ha senso arrabbiarsi per così poco.
Ha senso partire presto per evitare il traffico. Se ami imparare l'italiano, ha senso iscriversi a Lernamo. Se non lo hai ancora fatto, fallo subito e lascia un mi piace al video. Curiosità un po' divertente. Lo sapevate che in realtà fa senso esiste come frase in italiano, ma significa una cosa completamente diversa. Fare senso in italiano significa essere disgustoso, provocare nausea, disgustare. I ragni mi fanno senso. E quindi se dite a qualcuno, ah, fa senso, state letteralmente dicendo a quella persona che quello che lei ha detto vi disgusta. Secondo errore. Guardate un po' queste frasi. Guido a casa. Volo in Italia. Cammino in ufficio. Graziana, ma non vedo nessun errore qui, potreste pensare voi. Allora, tecnicamente, da un punto di vista strettamente grammaticale, queste frasi non sono scorrette, ma in realtà sono poco naturali e da un punto di vista di significato non sono veramente corrette. Perché? Perché a, in sono preposizioni che introducono un moto al luogo, e cioè la nostra destinazione, dove stiamo andando. Non a caso si usano, per esempio, con il verbo andare. Vado a casa, vado in ufficio, vado in Italia. Ma allora qual è la differenza tra andare e guidare? Allora, andare è un verbo che implica uno spostamento da un luogo A a un luogo B. Il focus è proprio la mia destinazione. Guidare invece è un verbo che implica semplicemente una certa azione. Il focus è proprio sull'azione che stiamo svolgendo e non la nostra destinazione. Quando io dico vado a casa, voi immaginate immediatamente la mia casa e io che cerco di raggiungerla. Ma quando io dico guido, voi immaginate me in un'auto al volante. Perché quello è il focus del verbo guidare. Non a caso, i verbi come andare richiedono l'ausiliare essere, ma verbi come guidare, camminare, volare? No. Proprio per questo, perché non implicano necessariamente uno spostamento da un luogo A a un luogo B. Ma allora, Graziana, se io sono in ufficio e voglio dire a qualcuno che devo raggiungere casa mia in macchina, cosa devo dire? Semplicemente vado a casa in macchina, torno a casa in auto. Vado in Italia in aereo, vado in ufficio a piedi o vado in ufficio camminando. Perché le frasi che abbiamo appena visto in realtà implicano qualcos'altro, significano qualcos'altro. Se io dico guido a casa, significa che la mia macchina entra dentro casa mia. Se io dico cammino in ufficio, in realtà sto dicendo che mi sto muovendo a piedi nell'ufficio. Per esempio, sono sempre seduta alla scrivania e quindi ogni tanto cammino in ufficio.
Volo in Italia significa tecnicamente che voi state volando sul territorio italiano, che non è veramente quello che volevate comunicare. Ha senso? Troppe informazioni da assorbire? Per ritrovare tutte le informazioni menzionate in questo video e anche tanti approfondimenti e gli esercizi automatici, passa dal nostro sito web lernamo.com. Potrai copiare, incollare, stampare la teoria, ma lì trovi anche tantissime altre lezioni di grammatica e cultura italiana, oltre agli esercizi per ripassare e anche il podcast che puoi scaricare e ascoltare quando e dove vuoi. Sai, forse tu abbia ragione. Questo errore è veramente comune. Perché? Perché i libri ci dicono bisogna usare il congiuntivo per esprimere dubbi, incertezze. E quindi gli studenti, leggendo la regola, la applicano in maniera accurata. Forse sto esprimendo un dubbio, una mia opinione, quindi devo usare il congiuntivo. No. Quello che non sempre i libri spiegano bene è che il congiuntivo non può mai essere l'unico verbo della frase. Il congiuntivo deve sempre essere introdotto da un altro verbo e quell'altro verbo deve implicare dubbio, incertezza. Ma un avverbio come forse o probabilmente non possono reggere il congiuntivo. Perciò, anche se forse, probabilmente implicano dubbi e incertezze, comunque si deve sempre usare l'indicativo. Forse hai ragione, ma penso che tu abbia ragione. Probabilmente fa caldo. Sembra che faccia caldo. Forse gli scrivo. È possibile che io gli scriva. Mi raccomando. Ma passiamo al quarto? Siamo già al quarto errore. Ne voglio. È un errore? Sì, lo è. Non potete mai dire solo ne voglio. Se io gli dico, oh, gradisci dei biscotti? Oh sì, ne voglio. Allora, questo errore è subdolo, perché tecnicamente, da un punto di vista grammaticale, la frase è corretta, ma semanticamente, da un punto di vista di significato, è non scorretta, ma incompleta. Perché? Perché ne, tra le altre cose, sostituisce una certa quantità. Ne implica una parte di un tutto, una quantità. Ma la quantità deve essere espressa. Se usate ne prima del verbo, avete bisogno di aggiungere la quantità dopo il verbo. Gradisci dei biscotti? Oh sì, ne voglio un paio. Oppure, sono a dieta, ne prendo solo uno. O ancora, oh sì, non ho mangiato nulla, ne voglio almeno 10. Sempre con quantità, che non deve essere necessariamente un numero.
può essere anche ne voglio molti, ne voglio pochi, ne voglio abbastanza. Addirittura potreste anche dire solo ne voglio ancora, che significa ne voglio ancora un po'. L'importante è aggiungere un riferimento alla quantità dopo il verbo. Vuoi delle mele? Sì, ne voglio 3. Hai dei libri? Sì, ne ho molti. Bevi caffè? Ah, sì, ne bevo troppo. Se non volete per qualche ragione aggiungere la quantità, potete anche farlo, ma in quel caso non dovete utilizzare ne. Dovreste utilizzare un pronome diretto. Gradisci dei biscotti? Oh sì, li voglio. Li voglio. Vuoi del caffè? Sì, lo voglio. Ultimo errore. È bello a me. Se anche qui non trovate l'errore, vuol dire che lo commettete con frequenza. Probabilmente anche in questo caso è colpa dell'influenza dall'inglese e forse anche da altre lingue. Fatemelo sapere nei commenti se è così. In inglese sarebbe "Oh, it's really beautiful to me" oppure "Oh, that sounds great to me". In italiano però non usiamo a me in questo caso. Usiamo invece la preposizione per. Ma perché? In italiano, quando esprimiamo un'opinione personale, un giudizio soggettivo, non usiamo a più pronome personale. Per esprimere opinioni e giudizi utilizziamo sempre per più pronome personale o anche un sostantivo, un nome proprio. Oh, è bello per me. È interessante per Laura, forse, ma non per me. Per me è un'ottima idea. Ah, Graziana, questo italiano è difficile a me. Ah, questo italiano è difficile per me, ma spero che non lo sia con i video di Lernamo. Per me, tutti devono iscriversi alla nostra newsletter. Tutti devono farlo, perché così potrete ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, ma anche tanti materiali esclusivi e gratuiti direttamente nella vostra casella di posta, oltre a una storia personalizzata in base al vostro livello e divisa in episodi, dove potete leggere la storia, ripassare la grammatica, scoprire delle curiosità e fare degli esercizi. Piccolo approfondimento. Ovviamente potete dire è bello per me, è interessante per me, è utile per me, ma ci sono anche delle altre formule molto molto naturali che gli italiani usano frequentemente per esprimere opinioni personali. Una di queste che personalmente amo è il verbo trovare. Trovare non significa soltanto finalmente vedere quello che si stava cercando. No, trovare in questo caso significa avere una certa opinione e quindi è possibile dire oh, lo trovo bello, lo trovo interessante, li trovo fantastici. Oppure potete usare la struttura secondo. Secondo me è bello. Secondo mia madre è interessante. O la classica mi piace, le piace, a mia sorella piace e così via. Quanti di questi errori commettevate prima di guardare questo video?
Se volete invece scoprire degli altri errori da evitare, così che il vostro italiano sia 100% naturale, perfetto quando parlate con gli italiani, potete guardare il video che ho realizzato su altri 10 errori diversi da questi, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vediamo un po' quanto avete imparato in questo video. Vi darò 3 frasi con 2 alternative per ognuna. Scegliete l'alternativa che pensate sia corretta. Vedremo le soluzioni alla fine del video. Per me, Lucia avesse ragione. Dovremmo ascoltarla più spesso. So che il tuo discorso sui virus fa senso, ma preferisco comunque fare di testa mia. Questi quadri sono bellissimi. Ne voglio tutti. Io vi ricordo che se volete fare lezioni di italiano quando e dove volete, anche con me, potete iscrivervi ad italki attraverso il link che vi ho lasciato in descrizione. Riceverete anche uno sconto. Detto questo, le soluzioni. Per me, Lucia aveva ragione. Aveva, perché ho usato per me. Non c'è un verbo che introduce il congiuntivo, che regge il congiuntivo. So che il tuo discorso sui virus ha senso, quindi è logico, ma voglio comunque fare di testa mia. Attenzione qui! Secondo me, metà di voi ha sbagliato. Vediamo. Questi quadri sono bellissimi. Li voglio tutti. Ma perché non ne? Perché come vi ho detto prima nel video, usiamo ne per esprimere una quantità, è vero, ma è una parte di un tutto. Ne voglio molti, ne voglio pochi, ne voglio abbastanza. Ma tutti è il tutto, non è una parte. E in questo caso si deve solo utilizzare il pronome diretto. Lo voglio tutto, la voglio tutta, li voglio tutti. Perché è già il tutto. Lo sapevate? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.